Hai visto Francesco? No. Vabbè. Senato, buongiorno. Oggi voglio portarvi un contenuto. Il nostro buon Francesco, non lo so dov'è, lo cercheremo. Oggi vi voglio portare un contenuto dalla serie Poca spesa, tanta resa. Siamo abituati a guardare le cose solo dal punto di vista prettamente economico, nel senso compro un borsone da 50 franchi, da 50 euro, e quel borsone là, chiaramente 80 euro quello che è, quel borsone là ce lo portiamo in giro, dura quello che dura e diciamo che facciamo il nostro ingresso al mondo DPA con quel sistema, che non è sbagliato. Perché poca spesa, tanta resa? Perché se arrivate in un contesto e volete fare gare, DPI, PSC, tiro sportivo, shotgun, steel, quello che volete, comprare le cose giuste subito, risparmiate sul comprare delle cose che costano meno e poi comprare quello che è adatto a questo tipo di... Oggi parleremo della borsa della Double Alpha, questo è l'ultimo modello 2024-2025 e il suo carrello. Dopo andremo a vedere nello specifico quello che è il carrello e come funziona. Questa è la borsa della Double Alpha. Io la trovo una borsa super intelligente, super resistente, super capiente, qualità-prezzo eccezionale. Andremo a sviscerare quello che c'è all'interno, vedremo un attimino tutto quello che è l'ambaradam e gli spazi che abbiamo e come sono contenuti e come li ho organizzati io. Allora ragazzi, tornando al discorso degli spazi e come sono organizzati, allora troveremo subito un portacinturone che è super comodo per quello che riguarda il nostro cinturone, in questo caso i PSC. Togliamo il cinturone. Insieme con la borsa viene fornita una rolly patch. Questa è per la raccolta dei bossoli a fine giornata. Quando andiamo a pulire il nostro campo abbiamo una retina che permette di fare cadere tutto quello che è sporcizia in larga scala. Abbiamo il nostro gancio e la chiusura a velcro. È comodissima perché questa patch, diciamo, la possiamo fare diventare veramente un nulla e la possiamo agganciare alla nostra borsa. Dopo, per come mi sono organizzato io, abbiamo una retina. Allora le tasche laterali sono a specchio. Io in questa retina ho messo, che ho tirato fuori da una dimenticanza, diciamo così, queste sono dei pad riscaldanti. Troverete un video sul canale, lo prepareremo prossimamente. Sono di un costo veramente irrisorio e di una comodità assurda. Ne parleremo nel video dedicato. Quindi abbiamo una tasca, porta tutto. Io, per dire, qui ho messo le chiavi della macchina, eccetera. Una zip dove io non ho messo nulla e la nostra bella tasca. Come potete vedere, le cerniere, la qualità è veramente eccezionale. Cioè è tutto tarato per avere il peso, per tenere il peso, per tenere gli urti, per tenere... cioè è fatta bene, fatta veramente bene, li vale tutti. Poi abbiamo questa tasca qua dove io ho messo un poncio. Quest'inverno, dicevo, ci ha massacrati e per questo vi chiedo, se i nostri contenuti vi piacciono, iscrivetevi al canale, aiutateci a fare crescere il canale sta crescendo, siamo quasi a 1000 iscritti, ci siamo quasi, tenete duro, dateci una mano e soprattutto sui commenti, se avete un argomento, se avete una curiosità, scrivete sui commenti. Da questa parte, chiaramente a specchio abbiamo i velcri, da questa parte abbiamo, io ho messo delle salviettine per pulire gli occhiali, quelle con l'alcol, e un paio di guanti a mezze dita. Retina, ho degli auricolari, i lucchetti,
che vengono forniti con lo zaino, con il codice che volete, potete andare a chiudere quello che è lo zaino nei punti dove voi potete tenere delle cose, magari una munizione, un'arma, siete al campo, state bevendo il caffè. Questi punti qua possono essere chiusi tutti quanti, lucchettati. Chiaramente ho un lucchetto su uno zaino con un tagliarino, con un coltello, ma vi devono tagliare lo zaino. Già non diventa apro la zip, prendo il pacco di colpi o tiro fuori il portafoglio e nessuno se ne accorge, cioè già diventa un lavoro che è difficile fare in un campo, quindi questi sono utilissimi. Ce ne sono due, un'altra zip stretta dove io non ho messo nulla, e poi abbiamo l'altra tasca grande, ho una benda elastica impacchettata, sigillata, ermetica, e delle bende con dei nastri e dei cerotti. Questo diciamo che è il primissimo, se dovesse, che non deve succedere, se dovesse succedere appunto un errore, cose che non dovrebbero mai succedere se utilizzate la giusta sicurezza. E dopo, come tutti, una magliettina nuova di pacca, impacchettata, celefanata, e sta lì. Passiamo alla parte superiore, abbiamo la nostra zip che apriamo. Io all'interno, per comodità mia, tengo la mia carta europea e qualche adesivo, fogli, insomma, quindi comoda. Apriamo la parte, quella più importante, quella più grande di tutti, e troviamo un vano che è veramente enorme, cioè è una cosa allucinante. Io qui ho deciso di mettere un'asta per palle in canna, per il 9x19. Chiaramente la posso utilizzare sia per la carabina, ho preso un'asta più lunga che posso utilizzare sia per la carabina che per la pistola, e questo è sempre utile al campo quando ricaricate, soprattutto è una mannaia. I miei caricatori, insieme alla borsa, viene fornito stu pad che è elastico, cioè è a velcro, scusate, viene fornito stu pad che potete mettere dove volete, potete anche toglierlo, dove potete mettere i vostri caricatori e ce li avete sempre con voi. E questa è la parte superiore che, come vedete, è vuota, cioè io ho il mondo in questa borsa, ancora è vuota la borsa. Vabbè. Passiamo alla parte intermedia, io la ritengo la parte quella più privata, diciamo. Allora, qui tengo sempre un power bank, delle mentine per un alito sempre fresco, pacco di sigarette Extremis, per il Pantazol per quando ci incazziamo in gara o quando prendiamo giornate di merda che ce le abbiamo e ti brucia lo stomaco, cuffie di ricambio che sono sempre questi qua, che sono comodissimi per quello che riguarda il DPA, soprattutto con la carabina. E ho anche tutta la parte di penne, pennarelli, diciamo è una parte un po' così. Passando al vano inferiore, che è quello forse che dal punto di vista del tiro vi potrebbe interessare di più. Abbiamo la nostra sacca porta peso. Perché porta peso? Il peso tendiamo a metterlo sempre nella parte più bassa. Consiglio mio, non fate l'errore. Questa tasca qua è una tasca rigida, è veramente grande. Ora vi faccio vedere cosa abbiamo all'interno. Abbiamo 3 pacchi di colpi più colpi questi qua. Guardate cosa ci sta all'interno, guardate quanto è grande, veramente grande. E ho anche la mia bella officina che a un tiratore non può mancare. Un buffer di ricambio, una levetta d'armamento, una chiave, un cacciavite, non deve mai mancare. La batteria per il dotto, un po' di olio, gli spinotti per lo scatto se avete un problema, batteria di ricambio, martello, chiaramente gommato, non quello del fabbro, quello non serve. Però abbiamo tutto quello che riusciamo a fare sul campo, tutto quello che possiamo andare a toccare nell'arma sul campo. Come avete visto in alcuni video ho avuto problemi con il buffer. Quella gara l'ho buttata, ma quando ho capito che il buffer era rotto ho aperto la mia bella officina, ho tirato fuori il buffer, gliel'ho cambiato e ho proseguito la gara. Ormai l'avevo buttata, però almeno ho fatto la gara. Questo potrebbe salvarvi la gara, nel senso, se ve ne accorgete prima di iniziare, magari cambiate la parte danneggiata, che ormai carabine
che sparano 2-3 mila colpi al mese, è chiaro che sono soggetti a un'usura importante e giustamente dovete essere pronti. E la mia Insta 360 per fare le riprese, quelle da casco e tutto quanto. Questo è lo zaino. La parte posteriore dello zaino è veramente super imbottita. Avete un'altra zip qua che non vi servirà, cioè quelli sono spazi che secondo me anche per gli schienali non state lì a riempire tutto, perché c'è spazio, quindi ci portiamo tutto quello che non serve. Però un grande merito lo voglio dare agli spagliacci. Quando avevo il borsone, che andavo giustamente al campo col borsone prima di comprare la borsa, era un disastro, perché avevo il borsone che mi stava a tracolla e dovevo portare 3000 cose. Ero veramente scomodo. Qui io metto il mio zaino, come vedete lo schienale è super imbottito, super comodo e super rinforzato, tutte le cuciture, le mandate, ha veramente dei rinforzi che proprio senti proprio la qualità. Passiamo al carrello. Il carrello è un carrello fatto benissimo, tutto in alluminio, completamente in alluminio. Ve lo faccio vedere montato. Togliamo la carabina, chiaramente la carabina è in sicurezza, con la bandierina abbiamo fatto la scarica. Prendo il mio zaino, ci forniscono anche le cinghie per legarlo. Potete lavorare o fare lavorare il vostro zaino in questo modo per evitare che vada via. E questa la trovo una cosa super comoda. Boh, 2 tasche per borracce o quant'altro, una tasca per cellulare, quello che sono effetti personali, tutto quello che volete. E una cosa super interessante di questo carrello è questa tasca qua davanti. Cioè noi abbiamo la tasca portacolpi, gli metto su i miei colpi, la mia scatola si apre, me li ricarico e non mi devo appoggiare al tavolo. Dopo io cosa ho fatto? Ho voluto fare una cosa fatta da me, che vi faccio vedere subito. Questo gancio qua. Questo gancio è il portafucile che ho creato io. Costa 30 centesimi al Bricoman. 2 viti autoflettanti e il gioco è fatto. Vado ad agganciare la mia arma in questo modo qua e lei non va da nessuna parte. Oh! Così compari come San Gennaro ma io o San Francesco. stavo ascoltando. Allora, dopo lo zaino multitasking, multifunzione, quello tanta spesa, tanta resa. Ma poca spesa perché? Poca mica praticamente poca spesa, poca resa. Lo zaino delle medie. Questo è quello mio, per esempio, dove abbiamo 50.000 tasche, dove puoi tenere tutto quanto ammucchiato e andare a ravanare in questo modo per cercare quello che ti serve. Abbiamo la tasca multitasking dove porti la busta, raccogli i bossoli, dove porti il cinturone insieme agli occhiali, insieme a un handguard, insieme... Ecco. Basta? Non c'è più niente? No, c'è ancora tanta roba, però ecco... È segreta. Signore, voi dovete sapere una cosa, che Francesco, anche se fa il duro, è un tenerone. È un tenerone, ve lo assicuro. Ho un cuore grande quanto una montagna e per questo gli voglio bene. Ok, abbiamo una visuale. Vedete quante francesi riescono a fare coi tagli? Stiamo diventando bravini. Francesco ce l'ha anche, lui ha trovato secondo me una delle strade intelligenti. Infatti il consiglio che vi do, se trovate l'amico che ha lo zaino della Double Alpha, non lo vuole più ed è in ordine, cioè 100 a 0, se lo pagate la metà va benissimo. Ora stare lì ad avere l'ultimo modello non è quello il senso. Io l'ho comprato nuovo, giustamente volevo lo zaino come dico io, perché non l'ho trovato di seconda mano. Se l'avessi trovato di seconda mano, come ha fatto giustamente e intelligentemente lui, spendendo meno della metà, e nel suo caso era quasi nuovo perché era un tiratore che l'aveva comprato e non l'aveva mai utilizzato praticamente, lui ha fatto l'affare. Sei contento del tuo zaino? Sì, diciamo che sono passato da quello che avete visto prima, dove non so dove mettere la roba, me la porto in tasca,
ad avere uno zaino e iniziare a dire dove metto le cose? posso scegliere dove infilare quello che mi pare, e come avete visto anche nel video gran parte degli spazi rimane addirittura vuota, perché effettivamente ha una serie di tasche, di spazi che organizzati uno può portare davvero il mondo, anche cose che non gli servono, tipo il pranzo, non lo so. Nel tuo caso può diventare anche una casa. Sì, nel mio caso ci sto dentro tutto. Vi invito a mettere appunto un like al canale, iscrivervi al canale, commentate il canale, non abbiate paura. Dopo abbiamo anche la pagina Facebook Rifle PCC Rifle and Shotgun Passion, che trovate scritto qua da qualche parte, mi inventerò dove metterla. E lì è una pagina dove si possono avere delle discussioni, voglio cambiare lo scatto, voglio il consiglio, siamo dentro, cosa siamo anche lì, abbiamo superato abbiamo sfondato i 1000 anche lì. Abbiamo superato i 1000, calcolati che è 8 mesi, 7 mesi che ci mettiamo dietro a curare queste cose. Lì avete uno spazio dove potete proprio interagire, caricare i vostri dubbi, scrivere, c'è gente che veramente ne capisce tanto di armi, smontaggi, e vi possono dare il consiglio giusto per risolvere se avete un problema o se semplicemente volete parlare del più del meno di quello che è il mondo di tiro o delle armi. Ragazzi, il video arriva alla sua conclusione. Un po' lungo, volevo farvi vedere bene quello che vuol dire sto zaino, perché in Italia ormai contenuti così ne trovate pochi. Io voglio mettere dentro queste cose perché secondo me sono importanti, soprattutto per chi inizia. Noi ci vediamo al prossimo contenuto e Alla prossima. ciao! Ciao!